che possono variare da... Ciao amici e bentornati! Siccome la stagione estiva sta volgendo finalmente al termine, dico finalmente perché non ne posso più di questo caldo insopportabile. Io ormai desidero solo la stagione autunnale. Ok, lo ammetto, l'autunno è anche la mia stagione preferita, quindi ci sta che non veda l'ora che arrivi. Però seriamente non se ne può più di questo caldo infernale. E io non ne posso più di sentirmi dire dalle persone: ma sei andata in vacanza, sei andata al mare, dov'è la bronzatura? Io non prendo il sole? O almeno provo a prendere un po' di abbronzatura, però appena mi metto sotto il sole e inizio a cuocere, letteralmente come se fossi una torta in un forno, semplicemente non riesco a resistere. Quindi questa è la mia non abbronzatura. Comunque, tornando a noi, quello su cui voglio concentrarmi in questo video è decisamente un po' di crafting. E per non rendere le cose troppo noiose ho pensato di fare una sessione di Q&A, quindi domanda e risposta, una cosa di questo tipo. Ho chiesto un po' di tempo fa su Instagram ai miei follower di farmi delle domande personali di qualsiasi tipo, che possono essere le più randomiche possibili, a cui avrei risposto in questo video, giusto per rendere le cose un po' più, diciamo, interessanti. Quindi questo è quello che avevo intenzione di fare per questo video. Un po' di tempo fa sono andata da Hobbymax e ho trovato questo bellissimo sgabellino di legno. Questo bellissimo poggiapiedi in legno. Lo faccio vedere un po' meglio. E non ci ho pensato due volte, cioè li ho semplicemente presi e portati a casa. Però poi sono rimasti lì a guardarmi e a giudicarmi silenziosamente perché semplicemente li ho appoggiati lì e me li sono dimenticati. Cioè non dimenticati, semplicemente non avevo tempo, non avevo voglia, faceva caldo e quindi sono rimasti un po' lì ad aspettare. Mi sono decisa a prenderli in mano e a decidere di verniciarli e farci qualcosa di decente per decorare e abbellire un po' di più la mia camera. Quello che voglio fare per questo video è verniciare, sperando che 2 mani di vernice bastino per coprire decentemente questi sgabelli. La vernice che ho intenzione di usare è color mogano, perché il color mogano ha un posto speciale nel mio cuore. Cioè praticamente qualsiasi cosa vernicio che sia in legno ha sempre questa tonalità. Penso che tra tutti partirò prima da questo perché mi sembra forse il più semplice, il più piccolo e non ci devo fare niente di così speciale. Poi, per questo, in realtà, avevo una mezza idea di incidere delle piccole decorazioni floreali sui bordi dei piedi dello sgabello. Non lo so, per abbellirlo, per renderlo un po' più vintage, un po' più esteticamente pleasing. Ecco, diciamo così. Quindi ho già trovato dei design su Pinterest che mi potrebbero piacere. Andrò a sceglierlo, stamparlo e a disegnarlo sopra per poi inciderlo. Tra l'altro ho la macchinetta per incidere, non mi ricordo assolutamente come si chiama e non l'ho mai usata, quindi è la prima volta e vedremo cosa riuscirà a combinare. Poi per rendere tutto ancora più autunnale, perché stiamo andando verso l'autunno, non me ne frega niente che siamo ancora a fine estate, ho intenzione di fare un piccolo ricamo autunnale da appendere alla mia parete, che come vedete sì, è piena di ricami, ma non so se si riesce a vedere dall'inquadratura, alcuni sono appesi senza nessun ricamo dentro, quindi devo cercare di abbellire un po' di più la mia stanzetta e ho deciso di fare qualcosa tipo il disegno che avevo intenzione di utilizzare è lo scheletro con la testa di zucca tipico del cartone Over the Garden Wall. Non so se avete presente, che è molto autunnale, è uno dei miei cartoni preferiti di Studio Ghibli. Non so se si pronuncia così.
Ad ogni modo, questo è il colore che avevo intenzione di utilizzare, mattone. Mi dispiace sia un pochino lucido, perché lo volevo decisamente un po' più opaco, però questo è l'unico pezzo, tra l'altro spero che basti, di stoffa che ho trovato tra i miei rimasugli nel mio studio. Mi faccio andare bene il fatto che sia lucido e spero che vi possa interessare vedermi ricamare. Però prima di iniziare direi che un cambio d'abiti è decisamente dovuto. Perciò, beh, decisamente più appropriato, considerando che molto probabilmente mi sporcherò. Perciò, senza indugiare oltre, andiamo nel mio laboratorio. Eccoci qui. Allora, questa è la vernice Mogano, che andrò a shakerare come si deve. Vabbè, lo facciamo dopo. Questo è il pennello e questo è il mio fedele quadernino su cui ho trascritto tutte le domande per questo video. Allora, direi di iniziare. Mio padre mi ha suggerito di partire dai lati, quindi facciamo che lo ascolto. Quindi per prima cosa apriamo questa latta, che non riuscirò mai ad aprire a mani nude e per cui avrò bisogno di un cacciavite. Ok, apriamo, facciamo, non ve lo faccio vedere. Tada! Ok, non giudicatemi, me lo sono fatta aprire da mio padre, ma non ce l'avrei mai fatta da sola. Era veramente incastrato dentro, anche mio padre ha fatto fatica, perciò perdonatemi. Allora, questo è aperto, pronto all'uso e direi di iniziare. Speriamo di non fare troppe cagate. Ok. Questo mettiamocelo qui. E iniziamo. Allora. Vediamo. Diciamo che le prime domande sono state raggruppate insieme perché erano molto simili o comunque trattavano dello stesso argomento, perciò le ho messe tutte assieme. Allora, le domande sono state fatte da You Fairy Tale, quando hai imparato a fare i vestiti, Dani X Lemon, come sei entrata nel mondo del cucito, e Air Faves, penso si pronunci così, da quanto tempo cuci, e l'anonimo dove hai imparato a disegnare e a cucire. Quindi più o meno lo stesso argomento, diciamo il mondo del cucito. Allora, c'è da dire che io ho fatto semplicemente l'artistico come liceo e nell'ultimo anno mi sono appassionata molto alla storia della moda. Non ho mai avuto un vero e proprio interesse nel cucito, anche perché mia mamma me lo propinava praticamente da quando ho memoria e come ogni brava figlia l'ho sempre detestato. Quindi quello che mi ha portato un po' nel mondo del cucito è stato, diciamo, questa passione per la storia del costume. Soprattutto era tratta dal periodo del Settecento, quindi un po' il barocco, diciamo, e i costumi di quell'epoca. Infatti ho portato l'esame di Stato un costume del 1700, cucito tutto mia mamma, io ho semplicemente fatto la tesi. Però devo dire che quando l'ho indossato, quando ho fatto le foto, la copertina della tesi, quando l'ho indossato realmente, cioè diciamo che forse è lì che è nata un po' la passione per il cucito, perché ho iniziato a dire ma forse non è poi così male realizzare qualcosa che è nella tua testa e renderlo reale, cioè esattamente come lo vuoi tu, senza dover spendere 350.000 euro per poter avere un pezzo così pregiato, diciamo, tra virgolette. Al liceo mi sono presa tipo un anno sabbatico dove non ho fatto decisamente un cazzo, mi sono rilassata, ho perso il mio tempo, me la sono goduta e poi ho iniziato a pensare a cosa volevo fare nel futuro.
E lì diciamo che ho iniziato a riflettere su quello che mi poteva piacere e i miei spingevano tanto per farmi continuare comunque il disegno, quindi magari nella moda. A me non interessava minimamente e quindi ho detto, beh, non mi interessa la moda, però mi interessa farmi vestiti per conto mio, quindi fare costumi, abiti importanti. E quindi ho iniziato da piccoli passi, più o meno da quando avevo 19 anni, 19-20 anni, ho iniziato a fare un corso di taglio e cucito. Mi sa che sto pitturando veramente di merda, se mi deve essere mio padre. Vabbè, ho iniziato a fare un corso di taglio e cucito e lì basta, mi sono appassionata. Ho iniziato a farmi vestiti, gonne, cose di questo tipo. Ok, direi che la prima mano è andata. Non ho idea di quello che ho combinato. Non è un lavoro esemplare, questo lo so. Però dai, non male. Direi di mettere ad asciugare questo fino a domani. E direi di partire con l'incisione delle parti floreali sullo sgabello. I've got these street walking blues. I ain't got no time to lose. Eccomi di nuovo qui. Ieri mi si è scaricata la batteria del telefono e quindi non ho potuto finire di registrare quello che stavo facendo. In pratica ho aspettato che si asciugasse, ho scartavetrato un pochino e ho ridato un'ultima passata allo sgabellino. Il risultato finale ve lo farò vedere a fine video. Allora, possiamo continuare con questo. Quello che andrò a fare adesso è semplicemente disegnare su ogni bordo i fiorellini che andrò ad incidere. Allora, me lo sono già preparato, adesso vi faccio vedere più da vicino. Questo è il disegno che ho scelto di riprodurre e di incidere. L'ho già messo sulla carta copiativa. Qua ho già fatto una prova, non so se si riesce a vedere. Ecco. Quello che andrò a fare adesso è posizionarlo e poi continuare con le domande. Allora, cerchiamo di fare una cosa fatta bene. Allora, no, era così. Allora, questo è il centro. Quindi ok, la prossima domanda è da parte di Love is Amore, che mi chiede qual è il tuo film preferito. Allora, diciamo che ci sono innumerevoli film che potrei scegliere, tipo, non lo so, la serie di Harry Potter che adoro, però penso che resterò fedele al Signore degli Anelli. È stata la prima saga di cui mi sono innamorata follemente,
ma del tipo che ne ero seriamente ossessionata, o non lo so, tipo tutta la serie, la collezione dei cofanetti in edizione speciale. Ho appeso al muro Pungolo, la spada di Frodo, ho la mappa della Terra di Mezzo, ho appeso l'anello, poi che cosa ho fatto? Tipo un ricamo sia della Stella del Vespro che della scritta del Signore degli Anelli, quella che c'è sull'anello. E i film, non per esagerare, ma vi giuro che li avrò rivisti almeno una cinquantina di volte. E ad un certo punto sapevo tutte le battute a memoria del film. Cioè, era una cosa impressionante. E ho sempre pensato di farmi un tatuaggio del Signore degli Anelli. L'idea che ho sempre amato è quella dell'incisione dell'anello tatuata attorno al mio polso o attorno al braccio. E però devo dire che da un po' di tempo a questa parte, da quando ho visto su Instagram il post di Scozy Witch, mi sono innamorata del tatuaggio che si è fatta lei della spada Anduril di Aragorn. Cioè adoro, cioè è bellissima, me ne sono seriamente innamorata e quindi ci sono un po' queste idee che mi frullano nella testa. Che palle, cioè questa è una di quelle cose che odio fare, una cosa ripetitiva. Tra l'altro ci sono tutti i seghettamenti del legno e mi fanno ridisegnare di merda. E vabbè, speriamo venga bene. Diciamo che vi faccio un fast forward di questo lavoro perché penso che diventerebbe troppo pesante farvelo vedere tutto. Vediamo com'è venuto. Ottimo, direi. Certo, non è super precisissimo, però quanto basta per essere inciso. Adesso faccio anche gli altri e ritorno da voi. Perfetto, ora che sono pronti da entrambi i lati, andiamo ad incidere. Se vi sembro accaldata è perché lo sono. Sono appena dovuta uscire in quello che è ormai un forno. È un forno. Non si può più stare fuori. Cioè, quando esci ti assale proprio il caldo. A ondate. Non vedo l'ora che arriva questo weekend, che almeno inizierà a piovere e si abbasseranno, speriamo, le temperature. Allora, sono dovuta uscire perché ho aperto il pirografo e ho visto che mi erano rimasti solo questi pezzi, che in realtà non sono quelli che mi servono. Quindi sono dovuta uscire, andare da Hobbymax e prendere i pezzi da incisione che in realtà mi servono. E spero vivamente che siano compatibili col mio pirografo. Incrociamo le dita. Tentiamo, vediamo. Apriamo. Preghiamo il Signore. Allora, io credo che quello che mi servirà sarà questa piccola puntina, ecco, e spero che sia compatibile. Mandamela buona. Uella! E va! Ottimo, ora mi resta solo da capire come farlo funzionare. Allora, le istruzioni ce le ho. L'italiano qua. Facciamo una cosa, ci rivediamo a breve quando avrò capito come farlo funzionare. Allora, in pratica ho provato ad usarlo, sta diventando un po' scuro. Spero sia normale. Ho provato ad usarlo e devo dire che il risultato non è dei migliori. Quindi
Dio mio, spero che funzioni. Ok. A noi. I've got these street walking blues. I ain't got no time to lose. Non sta avendo proprio una grande cosa, eh? Ain't got no time to lose. I got to make $6 just to buy my man a pair of shoes. No, devo dire che non mi piace per niente. Quindi, mio malgrado, mi tocca abbandonare l'idea dell'incisione. Questa parte incisa penso che la metterò nell'angolo dove non si vede. E passerò alla verniciatura. Mi dispiace perché l'idea dell'incisione floreale mi piaceva davvero da morire, però vedendo il risultato, a parte che usciva fuori non lo so, tipo del liquidino quando passava l'incidente, non so se sia normale, cioè non l'ho mai fatto quindi non ne ho idea, però mi fa parecchio cagare, quindi piuttosto che fare un lavoro di merda preferisco non farlo proprio. E vabbè, passiamo alla verniciatura. Come ha detto mio padre, prima la parte sotto, poi la parte sopra. Uffa, sono triste. Non vedevo l'ora di inciderlo. Spero che con la verniciatura venga coperto tutto questo. Se no, sai cosa faccio? Gli do una piccola grattata per vedere se viene via. Almeno un pochino, e poi gli do la verniciatura. Vediamo se riesco a toglierla un pochino. Olivia Rose mi ha chiesto qual è il tuo colore preferito? Da che ne ho memoria è sempre stato il blu. Però devo dire che con l'arrivo dell'autunno diciamo che aggiungono alla lista l'arancione, il nero, il viola. Sono dei colori che amo veramente tantissimo, soprattutto veramente nel periodo dell'autunno sono colori che mi ispirano tantissimo. Lavina Miss invece mi ha chiesto come hai iniziato a vestirti nel tuo stile. Avendo fatto l'artistico, ho sempre avuto un abbigliamento considerato eccentrico. Anche se i miei primi anni del liceo li ho passati seguendo uno stile tipo punk, dark, gothic, cose di questo tipo. Diciamo che me ne sono quasi sempre fregata dell'abbigliamento considerato normale. E ho sempre seguito un abbigliamento considerato invece eccentrico, comunque fuori dalla norma e anticonvenzionale. Allora, sinceramente ho idea che il mio microfono stia prendendo moltissimo il suono di me che faccio questa cosa e non ho idea di come si senta il mio parlato sotto, quindi forse è meglio che smetto che finisco di fare quello che sto facendo e poi inizio a rispondere alle varie domande. Per finire di rispondere alla domanda, diciamo che durante il periodo del Covid ho scoperto Rachel Maxi e grazie a lei mi sono innamorata del suo stile. Ho scoperto il cottagecore, la dark academia, il vintage e poi ovviamente ho iniziato a seguire profili di altri creator che hanno iniziato a ispirarmi e continuano ancora a farlo attraverso i loro stili unici e particolari. E diciamo che così si è creato un po' il mio stile. È un po' un mix di vari stili. Diciamo che durante il periodo primaverile, estivo, tendo a seguire un po' di più lo stile cottagecore o comunque a ispirarmi di più a quello, e poi durante l'autunno e l'inverno tendo a girare un po' più verso la dark academia, sempre comunque con una chiave vintage. Qualcuno mi ha chiesto, e questa è una delle mie domande preferite, qual è la tua casa di appartenenza ad Hogwarts? Ho fatto il test ufficiale
e con mia somma felicità sono uscita Grifondoro. Il mondo di Harry Potter mi ha sempre affascinato, cioè è uno di quei mondi che semplicemente adoro. E quando avrò abbastanza soldi da spendere mi farò un giro a Londra negli studios e visiterò Diagon Alley. Per il momento mi accontento di mettere le mani su quanti più gadget riesco a collezionare. Tra l'altro ho anche un'idea per un futuro video su questo canale, dove creo outfit ispirati sempre al vintage, però per ogni casa di Hogwarts. Fatemi sapere nei commenti se è una cosa che vi potrebbe interessare vedere. Out of Time Doll mi ha chiesto hai un periodo specifico nella storia della moda che preferisci e senti più affine? Se proprio devo sceglierne uno, penso che il periodo storico che sento più affine sia il barocco, con tutti quegli abiti sontuosi, ricchi di pizzi e merletti. Però devo dire che recentemente ho iniziato ad apprezzare anche tutta l'epoca vittoriana, che devo dire non è per niente male. Tra l'altro ho notato che dipingendo in realtà i disegni si continuano a vedere. Adesso non so se con la seconda mano si coprono un po' di più, però se avessi saputo che si sarebbero visti, in realtà non li avrei scartavetrati, perché effettivamente poi non fa poi così tanto schifo da vedere. Cioè comunque è un disegno più scuro di un design floreale. Cazzarola. Perché l'ho scartavetrato? E vabbè, dai, al massimo sembra un po' vecchio, un po' rovinato, dai. Battiamocela così. Oh, direi che ho quasi finito, Cioè, mi manca questa parte. Mi manca da fare questa parte, la parte sopra e poi basta. Questo mi rimane da far asciugare, scartavetrare e dare l'ultima passata, che però non sto a farvi vedere, vi faccio vedere direttamente il risultato finale a fine video. Quindi le prossime domande le lascio per la parte del ricamo. Oh, finalmente una parte piana dove posso dare delle belle spennellate. Ah, che liberazione! A parte questa riga bruttissima, dai, non è male. Ok, ci rivediamo domani con il ricamo. E che dire, diciamo che il mio piano non è andato come speravo, però dai, ci arrangiamo, no? A domani! Ciao! Eccomi pronta per un'altra giornata di crafting. Oggi ci concentriamo solo ed esclusivamente sul ricamo. Allora, questo è il disegno che voglio fare. Come vi ricorderete all'inizio del video avevo scelto questo tessuto di avanzo color mattone lucido e in realtà guardando bene non basta. Alla fine ho dovuto optare per questa teletta, che comunque non è neanche poi così male, anche perché ho fatto delle prove del filo che avrei usato, cioè il nero, su questo tessuto e non è che risalti poi molto. Quindi sinceramente non è nemmeno una pessima scelta questa. E niente, quello che andrò a fare adesso è ricalcare
io per ricamare utilizzavo tipo, mi ero fatta arrivare da Amazon una specie di plastichina, ve lo faccio vedere. Quello che uso di solito è questa specie di plastichina, che è uno stabilizzante per il tessuto, che in realtà io utilizzo ricalcando il disegno con un pennino e poi semplicemente mettendolo sopra il tessuto in questo modo e schiacciandoci dentro il cerchio, e quindi mi fa da base ricalcante. Poi è idrosolubile, quindi si scioglie con l'acqua e niente, ho utilizzato questo metodo e tra l'altro poi cercando un po' su Instagram profili che fanno comunque ricami e cose di questo tipo che seguo, in realtà loro utilizzano un altro stabilizzante dove però è tipo una specie di teletta adesiva su cui si può stampare, quindi il disegno poi rimane, cioè, bello preciso, si vede, anche perché questo un pochino di fatica fai, e poi è una rottura di palle sinceramente il fatto di dover ricalcarti a mano tutto il disegno. Quindi sono riuscita a trovarlo su Amazon, soltanto che mi arriva tipo a metà settembre, e quindi ho detto vabbè, per questa volta facciamolo alla vecchia maniera. E quindi vi porto con me nel processo di ricalcare e poi si va a ricamare. Ho messo il pezzo di plastica sul cerchio e adesso lo vado a ricalcare al contrario. Olivia Rose mi ha chiesto qual è il tuo decennio preferito. Allora, diciamo che in generale amo molto gli anni '80 per la loro vivacità, per la loro libertà. Invece la musica degli anni '20 è veramente qualcosa di speciale. Però se devo scegliere un decennio per la moda, probabilmente mi accosterei di più agli anni '40. Qualcuno mi ha chiesto qual è una delle tue vecchie serie preferite. Allora, potrei tranquillamente dire Streghe, però in realtà starei mentendo. La mia serie preferita di sempre è inevitabilmente Buffy, l'ammazzavampiri. E ancora prima che mi chiediate Team Angel o Team Spike, vi dico già Spike. Spike per tutta la vita. Che tra l'altro un po' di tempo fa io e mia sorella ci siamo messe a fare una maratona di Buffy. Devo dire che tra tutte le varie puntate della serie, comunque ci sono 7 stagioni, devo dire che è quella del musical, e se anche voi siete degli appassionati come me di Buffy, saprete a quale puntata mi sto riferendo. Il risultato è questo. Vediamo se riesco a farlo vedere. Tada! Poi girato dal dritto, sarà così. Ed eccolo pronto per essere ricamato. Allora, mi sono alzati i capelli perché seriamente stavo grondando, cioè è una cosa impossibile. Non vedo l'ora che arriva questo fine settimana con un po' di pioggia per rinfrescare un po' l'ambiente, perché non se ne può veramente più. Non se ne può veramente più. Iniziamo con il materiale. Io di solito uso 1/2 fili, penso che per questo ricamo ne userò 2. Iniziamo con l'apertura. Ecco, lo sapevo. Dai che ce la fai, non ti incatenare. Lo so, non si può vedere quello che ho appena fatto. L'ho fermato con i piedi. E vabbè, ognuno ha i propri trucchi. Filo, ago e si incomincia. Papa Cristina mi ha chiesto quanti anni hai e dove vivi? Quanti anni mi date?
Questa dell'età è sempre una domanda che mi fa un po' ridere, perché ogni volta la mia risposta prende sempre in contropiede chi mi pone la domanda. Ma in realtà quest'anno ho compiuto 32 anni. Sì, lo so, sembro molto più piccola, me lo dicono tutti, c'è qualcuno che addirittura ogni tanto mi dà della ventenne e io dico, mica magari, ormai quegli anni sono belli che andati. Ma poi devo dire che mi rende immensamente felice, perché se ci penso, quando avrò 50 anni sembrerà che ne avrò 10 in meno, che non è una brutta cosa. Altra domanda per me viene da Christian Slesio, che è il mio collega al lavoro, che mi ha chiesto sogni e progetti futuri. Allora, per quanto riguarda la parte creativa, sicuramente ampliare la mia serie di video qui su questo canale, arricchire il mio feed su Instagram. TikTok è qualcosa che suscita il mio interesse, però non abbastanza da cimentarmici seriamente. Poi devo dire che mi interessa particolarmente Pinterest, anche se non ho ancora capito bene come funziona. Cioè, tipo anche quando facevo la scuola di moda, lo usavo semplicemente per fare i mood board, quindi trovare foto che mi potessero ispirare. Però a parte questo, sinceramente non ho mai imparato ad usarlo e mi piacerebbe imparare ad usarlo per poter portare, diciamo, più gente a seguire sia il mio canale YouTube che il mio profilo di Instagram, quindi a farmi conoscere un po' di più. E tra l'altro non so seriamente come fare, quindi se avete consigli in merito lasciatemi pure dei commenti con dei suggerimenti, per favore. Sogni futuri, sicuramente quello di prendere casa, magari una possibile convivenza con il mio ragazzo, non lo so. Diciamo che non ne abbiamo ancora parlato seriamente, è semplicemente un'idea che ci frulla in testa, però diciamo che è una possibilità. Vorrei trovare il modo di guadagnare attraverso comunque la mia creatività, quindi magari, non lo so, con delle illustrazioni, la vendita dei ricami, anche magari addirittura fare gonne su commissione o comunque gonne con taglie standard, non lo so. Non lo so, è tutta un'idea che mi frulla in testa, vediamo se un giorno riuscirò a concretizzarla. Alle Riceglie mi ha chiesto perché ami così tanto l'autunno. Adoro questa domanda. Sì, come avrete già intuito, la mia stagione preferita è l'autunno. Prima di tutto perché adoro i colori autunnali, le foglie che cambiano colore, diventano gialle, arancioni, rosse, cioè così colorate, sono bellissime. Adoro poter indossare i maglioni, di cui il mio armadio è praticamente strapieno. Diciamo che durante il periodo autunnale mi piace di più seguire lo stile Dark Academia. Mi piace creare outfit ispirati al vintage, con camicie, con colletti ampi, ricamati, bordati in pizzo, maniche ampie, con polsini sempre con merletti, gilet in maglioncino, non lo so, gonne scozzesi. Insomma, l'autunno con le sue tonalità calde mi fa letteralmente sbizzarrire. Poi non parliamo comunque dell'atmosfera così calma che si respira in autunno. E per non farci mancare niente, non può dire autunno senza dire Halloween. Seriamente, vanno di pari passo. Halloween è la mia festa preferita, non è seconda nemmeno al Natale. Adoro travestirmi e festeggiare con i miei amici, ma ancora più di tutto, quello che amo soprattutto di Halloween è la possibilità di poter creare i costumi da me. Uno dei miei costumi preferiti che ho creato l'ho fatto nel periodo Covid e l'ho chiamato lo spirito di Halloween. Avevo fatto un servizio fotografico in casa proprio perché non si poteva uscire, quindi non ho avuto la possibilità di poterlo sfoggiare in giro. Però quest'anno spero di rimediare vivamente, anche perché seriamente è il mio costume preferito. Qualcuno mi ha chiesto: hai animali domestici? Se sì, come si chiamano? Facciamo una cosa, ve lo mostro direttamente. Questo musino dolce è Kira,
Ve la presento. Ha 8 mesi ed è con noi da marzo, anche se non è tra le più affettuose, è la mia patatina. Mi piacerebbe tantissimo realizzare qualche costume a tema con lei, ma a dirla sinceramente è una vera monellina. Mordicchia praticamente qualsiasi cosa a portata del suo muso, quindi credo che metterle addosso qualsiasi cosa sia un vero rischio, se non un'impresa titanica. No! No, Kira! No! Ultima domanda. Qualcuno mi ha chiesto: farai vestiti a tema per questo Halloween? E la mia risposta è sì, sì e ancora sì. Con la mia passione per Halloween si accende la mia creatività per creare costumi a tema. È da quando ho imparato a cucire che mi faccio costumi per Halloween. Tra l'altro mi piacerebbe moltissimo fare una serie su Instagram, un po' come ha fatto Rachel con il suo Maxo In. Mi piacerebbe fare una cosa simile. Magari non con... lei forse fa una cosa tipo 13 costumi in tutto ottobre. Io ne farei una cosa un po' meno, anche perché sinceramente con il mio lavoro non ho tantissimo... Cioè, sì, ho abbastanza tempo libero, ma non così tanto. Magari, non lo so, 5-6 costumi, una cosa di questo tipo. Mi piacerebbe moltissimo ricreare, e penso che lo farò, Mercoledì Addams, o anche Sabrina della serie Chilling Adventure of Sabrina, che mi è piaciuto tantissimo ed è molto iconica lei, quindi mi piacerebbe tantissimo provare. Ad esempio ho in mente il suo costume da cheerleader, mi piacerebbe tantissimo ricrearlo, quindi chissà, magari quest'ottobre ne avrò la possibilità. E con questa ultima domanda ho concluso tutto il mio giro di domande e risposte per questo video. Spero di non avervi annoiato troppo. Stimulate me. Come on, swing me, boys, and swing it, brother, swing. Don't stop to diddle daddle.